Cosa manca all'Inter per vincere lo scudetto? E l'Inter è davvero la squadra favorita in questo momento per vincere nuovamente il campionato per il secondo anno consecutivo. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati. Nuovo video, nuova analisi, approfondimento. Parleremo tanto di campo, di calcio, qualche numero, anche diverse statistiche che riguardano la classifica di Serie A fino a questo momento dopo l'ultimo turno di Serie A, dopo l'ultima giornata che chiaramente ha fatto sorridere l'Inter, tutti i tifosi interisti, non solo per i risultati ottenuti che chiaramente rilanciano fortemente l'Inter qualora qualcuno avesse ancora qualche dubbio per il titolo, ma anche per la prestazione espressa contro il Verona e lo vedremo in questo video. Iniziamo come sempre, come spesso facciamo dopo ogni fine settimana, partendo dalla classifica. Perché cosa dice in questo momento la classifica? Che il Milan è ancora al primo posto a quota 68 punti, l'Inter invece ritorna al secondo posto dopo diverse settimane a pari punti con il Napoli, poi segue la Juventus 62, Roma 57 un po' più staccata per la lotta al quarto posto, Lazio, Fiorentina, Atalanta e così via. L'Inter però la vera notizia è che è ritornata, può ritornare virtualmente al primo posto perché c'è ancora questa partita che dovrà essere recuperata il 27 aprile, mercoledì 27 contro il Bologna, per cui l'Inter virtualmente con quei 3 punti potrebbe andare a quota 69 e insomma dopo diverse settimane sofferte, dopo un paio di mesi diciamo così, l'Inter non solo è tornata al secondo posto perché ha a favore gli scontri diretti fra andata e ritorno contro il Napoli, ma virtualmente potrebbe scavalcare il Milan e non era affatto scontato visto che insomma l'Inter fino alla sosta arrivava in una condizione disastrosa sul piano delle prestazioni, anche a livello di risultati, insomma l'Inter aveva collezionato, vi ricordo, solamente 7 punti nelle ultime 7 partite prima del match contro la Juventus e tra febbraio e marzo l'Inter aveva collezionato una sola vittoria in campionato, vale a dire quella contro la Salernitana. Vista la classifica, in questo video, come già accennato, parleremo appunto dell'Inter e di cosa manca all'Inter per raggiungere, per bissare il successo scudetto della scorsa stagione e raggiungere la seconda stella, lo scudetto numero 20. Quindi facciamo una sorta di confronto con Napoli e Milan partendo dallo stato di forma. Ovviamente se guardiamo le partite post pausa delle nazionali l'Inter è la squadra che sta meglio sotto tutti i punti di vista, perché è vero che contro la Juventus l'Inter ha espresso un gioco non davvero esaltante, ha giocato più alla difensiva, un atteggiamento più attendista e quindi inedito rispetto a quella che è l'Inter di Simone Inzaghi, che ci ha abituati nel corso della stagione, però contro il Verona bisognava raggiungere non solo il risultato ma anche la prestazione. L'Inter lo ha fatto perché condizione fisica ottima, sembrava l'Inter di novembre e dicembre, anche sul piano del gioco l'Inter ha prodotto veramente tanto, tante occasioni, squadra finalmente più concreta, per cui l'Inter non solo a livello di risultati ma anche a livello di prestazione è tornata la squadra dello scorso autunno-inverno. Ovviamente sta meglio rispetto alle altre perché il Napoli sì ha vinto contro l'Atalanta in trasferta, ma l'ultima, quella di ieri, l'ha persa in casa, malamente anzi, pure come contro la Fiorentina, perché la Fiorentina ha prodotto veramente tanto, ha vinto per 3-2 in casa del Napoli, questo è un indicatore chiaramente negativo e probabilmente suggerisce che il Napoli sta soffrendo anche le pressioni d'alta classifica. Il Milan, 2 pareggi nelle ultime 2, una squadra che rimane sempre molto pericolosa. L'ho osservato attentamente sia contro il Bologna che contro il Torino, pressa alta, gioca tanto nella metà campo dell'avversario, però è una squadra macchinosa in questa fase della stagione, fa fatica a trovare il gol. Giroud è stato marcato benissimo ancora una volta da Bremer. Ieri sera Leao va un po' a sprazzi, sta mancando quest'esterno destro, Messias ha giocato male col Bologna, ieri Saelemaekers ha fatto un po' meglio, però insomma il Milan è una squadra macchinosa e fatica a fare gol. Anche qui secondo me qualcosa a livello mentale la stanno pagando perché l'Inter è tornata a mettere pressioni fortissime non solo a Napoli ma anche al Milan ed evidentemente il Milan può pagare certe pressioni anche perché è una squadra molto giovane e quindi non abituata come l'Inter a giocare per questi obiettivi. L'Inter ha sempre quel punto di vantaggio, vale a dire aver vinto lo scorso anno il campionato e quindi una certa esperienza che potrà servire in queste ultime partite di campionato. Vediamo anche non solo lo stato di forma che ci dice che l'Inter nelle ultime 2 è chiaramente la squadra che sta meglio rispetto a Napoli e Milan, anche dal punto di vista mentale. Vediamo anche quello che sarà il campionato
da qui alla fine della stagione. Lo vediamo nella grafica della Gazzetta dello Sport di questa mattina, perché l'Inter sulla carta è la squadra che ha il calendario in apparenza più agevole. La prossima, il Milan giocherà col Genoa, l'Inter con lo Spezia, per cui 2 partite che potrebbero vincere entrambe le squadre alla portata di Milan e Inter. Un po' più complicato invece il Napoli, che dovrà giocare contro la Roma. La 34esima invece si invertono le tendenze, perché il Napoli deve giocare con l'Empoli, Roma per l'Inter, Lazio per il Milan, per cui qui potrebbe sfruttare il Napoli il calendario a suo favore. L'Inter poi dovrà recuperare il 27 aprile il match contro il Bologna, e qui nelle ultime 4 secondo me l'Inter è la squadra che sulla carta, poi non conta nulla, però sulla carta ha il percorso un po' più semplice: Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria, squadre che chiaramente possono rappresentare un ostacolo, soprattutto il Cagliari perché è quella che si sta giocando più delle altre la salvezza, e anche con la Juventus ha fatto vedere di essere squadra vera e di poter lottare anche con formazioni d'alta classifica, per cui guai a dare per scontata qualsiasi partita. Però ecco, queste sono le 4 squadre che incontrerà l'Inter. Napoli, Sassuolo invece, Torino, Genoa e Spezia. Sassuolo e Torino sono 2 squadre che giocano molto bene, già hanno calciatori di alta qualità, soprattutto il Sassuolo. Genoa e Spezia invece poi dipenderà tanto dalla classifica sia del Genoa che dello Spezia. Lo Spezia secondo me arriverà già salvo all'ultima giornata, il Genoa invece potrebbe ritrovarsi alla penultima ancora in lotta per non retrocedere. Il Milan secondo me è il calendario un po' più complicato, perché si ritrova Fiorentina, che ha battuto in casa il Napoli, Verona, che con l'Inter non ha fatto una grande partita, probabilmente perché Juric ha un po' azzardato, Tudor scusate, ha un po' azzardato la mossa di giocare a uomo sostanzialmente, di concedere duelli singoli ai suoi calciatori con quelli dell'Inter, e lì l'Inter ha vinto la partita, perché l'1 contro 1 poi dal punto di vista fisico e tecnico l'Inter lo va a vincere, e lo ha fatto col Verona. Però nel secondo tempo attenzione, perché ho visto un Verona veramente arrembante in certe occasioni, ha creato anche un paio di pericoli. Non ho mai avuto l'impressione che l'Inter quella partita la potesse pareggiare, però insomma il Verona ha reagito anche abbastanza bene. Non era facile dopo un primo tempo del genere reagire in casa dell'Inter, per cui è una squadra assolutamente viva. È vero, non ha grandi obiettivi per cui lottare, ma anche sabato contro l'Inter non aveva grandi obiettivi, eppure nel secondo tempo abbiamo visto un'anima di una squadra che se la vuole giocare a prescindere da quelli che sono o non sono gli obiettivi a questo punto della stagione. Poi l'Atalanta, squadra che ormai ha perso di vista l'obiettivo quarto posto, addirittura è scivolata all'8° posto, e lì secondo me in queste ultime partite, non solo in questa contro il Milan, ma a prescindere l'Atalanta farà valere il proprio orgoglio, per cui mi aspetto una reazione forte adesso che ha recuperato anche Zapata. Muriel sembra star bene, ha anche segnato nell'ultimo turno contro il Sassuolo, per cui mi aspetto un'Atalanta assolutamente forte. E all'ultima c'è il Sassuolo, anche qui una scheggia impazzita, una squadra che comunque gioca un gran calcio, ha vinto in casa contro l'Atalanta, giocatori di grande qualità. Ieri Traoré ha fatto doppietta, c'è Berardi, Raspadori, Scamacca, insomma le ultime 4 del Milan sono veramente delle partite molto complicate. Questo ci dice il calendario. Cosa ci dice invece il campo? Abbiamo già accennato qualcosa sullo stato di forma dell'Inter. Ecco, noi vediamo un po' perché l'Inter in questo momento può essere considerata la squadra favorita. Poi parlare di squadre favorite ha poco senso anche a questo punto della stagione. Da una partita all'altra può cambiare tutto, come è cambiato anche nell'ultima giornata. Il Napoli veniva dato un po' più favorito rispetto al Milan, adesso invece il Milan è ritornato un po' più su, visto che il Napoli ha perso malamente in casa. L'Inter continua a fare risultati. Però cosa ci dice il campo? Qual è l'impressione che abbiamo avuto? Perché l'Inter potrebbe essere avvantaggiata rispetto alle altre? Prima considerazione dal punto di vista tattico: l'Inter è una squadra molto duttile, lo ha dimostrato anche contro la Juventus, come dicevamo prima, in una partita in cui l'Inter arrivava mentalmente scarica dopo 2 mesi di grande difficoltà. Si è messa tutta alla difensiva, ha lasciato che fosse la Juve a fare la partita, per cui cercando anche di far snaturare la Juventus, che non è una squadra dominante sul piano del possesso. L'Inter ha fatto quella partita lì, ha aspettato l'episodio, l'ha sbloccata su rigore, poi tutti dietro a difendersi. Non è la partita che ha sempre fatto la squadra di Inzaghi, anzi non l'aveva mai fatta in questa stagione, però è riuscita comunque a vincere contro una grande Juventus, per cui duttilità tattica,
da una partita in cui si difende all'altra, una settimana dopo col Verona in cui torna ad essere l'Inter di Simone Inzaghi, gioca bene, trova anche delle alternative perché lancia Di Marco dal primo minuto, per cui caratteristiche diverse, più spregiudicata la difesa rispetto ad una difesa con Bastoni, anche se Bastoni nella gestione del pallone è anche veramente molto bravo. Abbiamo visto qualche palla un po' più lunga perché accettando l'1 contro 1 il Verona, l'Inter è stata molto furba anche all'interno di quella partita, quindi bravo Inzaghi ad averla preparata bene, qualche palla in più su Edin Dzeko, che è stato veramente abile a spaziare come sempre, a gestire bene i palloni, per cui l'Inter non è solo ripartenza palla a terra, ma anche verticalizzazione subito sull'attaccante in relazione all'atteggiamento difensivo della squadra avversaria. E qui rientra un altro tema tattico, perché dobbiamo parlare dell'inserimento del Tucu Correa, è stato l'uomo in più contro il Verona, l'uomo che finalmente dà velocità, dà gamba, dà ripartenza. Non vedevo ripartenze contropiedi dell'Inter in superiorità numerica da diverso tempo. Addirittura in un paio di occasioni l'Inter si è ritrovata con un 4 contro 3 grazie al passo del Tucu Correa. Poi è vero, la gestione degli ultimi 25-30 metri deve migliorare perché lì ha sbagliato tanto, poca lucidità, poca brillantezza, ma ci può stare. È un giocatore molto sfortunato, in questa stagione ha avuto tanti stop, dopo l'infortunio ad esempio di gennaio contro l'Empoli è rientrato solamente nelle ultime settimane. Quella di ieri, quella di sabato era la prima partita giocata da titolare dopo l'infortunio di metà gennaio, per cui ci può stare che non sia ancora tanto lucido negli ultimi metri. Mi aspetto ad esempio di vederlo titolare ancora contro lo Spezia la prossima in coppia con Lautaro Martinez che rientra dalla squalifica, ma ne riparleremo nei prossimi video, visto che ancora è presto per parlare di una probabile formazione dell'Inter. L'inserimento di Correa può essere comunque dal punto di vista tattico la carta in più. Per chiudere sul discorso del gioco, di quello che abbiamo visto in queste ultime 2 partite, mettiamoci anche la gestione delle energie. Ne parlava questa mattina la Gazzetta dello Sport ed è vero, l'Inter contro il Verona ha percorso 114 km,3. Contro la Fiorentina invece poco più di 1 chilometro in più rispetto a quelli percorsi contro il Verona. Cosa significa? Che l'Inter col Verona ha messo in atto una corsa di qualità, ha corso meglio, non per forza l'Inter deve correre di più per vincere le partite. Con la Fiorentina avevamo avuto l'impressione di una squadra scarica, di una squadra scarica non solo a livello mentale, ma soprattutto dal punto di vista fisico, anche se nel secondo tempo aveva reagito bene. Però contro il Verona ha corso meno, ma ha dato l'idea di una squadra dominante. Uomo chiave Ivan Perisic, che ha corso dal primo all'ultimo secondo, per cui anche negli ultimi 2 mesi non era tanto un discorso di energie fisiche, era soprattutto un discorso di energie mentali che l'Inter ha ritrovato con la vittoria di Torino, con quei 3 punti dell'Allianz Stadium. Questo per chiudere il discorso campo, un'analisi tattica che piace spesso e lo leggiamo nei nostri commenti. Vediamo adesso, prima di chiudere il video, qualche statistica, qualche numero. Avevamo parlato la settimana scorsa di algoritmo. Facciamo adesso un accenno brevissimo anche all'algoritmo, però prima volevo mostrarvi un altro dato su quelli che erano i punti attesi per l'Inter a questo punto della stagione, gli expected point. Lo zoom per farlo vedere ancora meglio. Ecco, questa è l'attuale classifica, ovviamente con il Milan a 68, Inter e Napoli a 66. Secondo gli expected point, vale a dire i punti attesi, secondo insomma tantissimi fattori che riguardano stato di forma della squadra, calendario, indice di difficoltà delle partite, infortuni vari, eccetera. Ma soprattutto riguarda anche le partite, soprattutto le partite che sono state giocate, quindi le occasioni create, il possesso palla, lo stile di gioco, insomma, tanti fattori. L'Inter a questo punto della stagione, lo vediamo qui sui punti attesi, avrebbe dovuto avere in classifica 63,31 punti, vale a dire 2,69 in meno rispetto a quelli che si ritrova attualmente, che sono 66, per cui l'andamento è abbastanza equilibrato. Guardate il Milan però, 68 punti reali rispetto alle prestazioni effettuate in tutta questa stagione, quindi questo è un calcolo che riguarda le partite già giocate. Il Milan si ritrova meno 10 punti, 10 punti in più in questo caso, virgola 34 rispetto a quelli attesi, per cui venivano attesi 57 gol e 66, 57 punti e 66, il Milan se ne ritrova in classifica 68. Un po' più simile all'Inter, il Napoli
che a questo punto avrebbe dovuto avere 61,06 punti, ne ha 66. Per cui cosa significa questo? Questo è comunque un dato che fa riferimento alle partite reali giocate. Questo indica che l'Inter è la squadra che rispetto ai punti che ha meritato ne ha raccolti di meno. Per cui ci fa guardare con grande fiducia ed ottimismo al futuro, perché l'Inter è la squadra più equilibrata tra le tre in testa. Poi ripeto, questo è un discorso che riguarda anche più la statistica. Abbiamo parlato di campo, chiudiamo con questi numeri. Anche sugli expected goal, interessante, l'Inter di gol ne ha segnati in questa stagione 65, è il miglior attacco, ha anche la miglior difesa con 24 gol subiti, sull'attacco di 65 però guardando le occasioni create, tutte le palle gol avute in tutto il campionato fino a questo momento, l'Inter avrebbe dovuto segnare, secondo i numeri, 4 gol e 73 in più, però siamo anche lì, mentre Napoli e Milan hanno segnato più gol rispetto a quelli che avrebbero meritato. Quindi insomma questa è una statistica assolutamente confortante. Sui gol invece l'Inter avrebbe dovuto subire qualche gol in più, quindi qua vediamo 33,43 rispetto ai 24 che poi ha realmente subito. Chiudiamo con gli expected point e expected goal. Vi faccio vedere anche rapidamente un aggiornamento che riguarda l'algoritmo, perché rispetto alla settimana scorsa ovviamente è stato aggiornato. Partiamo dall'aggiornamento del 4 aprile, quindi quello di una settimana fa, in cui l'Inter veniva data favorita per la vittoria del titolo al 44% davanti al Napoli al 29% e Milan al 27%. Diciamo che rispetto all'andamento che era stato meno costante delle ultime settimane, qui c'è un certo equilibrio che è stato dettato chiaramente dalla vittoria dell'Inter nell'ultimo turno, perché l'aggiornamento dell'algoritmo di oggi dice che l'Inter è favorita al 65, quindi dal 44 l'Inter acquista qualche altro punto percentuale grazie anche ai risultati di Napoli e Milan e sale al 65. C'è un piccolo cambiamento qui perché il Milan scavalca il Napoli con il 22% di possibilità di vincere, il Napoli precipita al 12% e soprattutto al terzo posto, visto che scorsa settimana veniva data al secondo. Anche qui insomma sono dei numeri che sono attendibili fino ad un certo punto, parliamo comunque di statistica, per cui insomma per gli appassionati di numeri, ecco, questo è quello che dice l'algoritmo in questo momento del campionato. Poi per chiudere il discorso sulle squadre di vertice, diciamo che abbiamo parlato di tattica, abbiamo parlato di numeri, un ultimo punto sul quale vorrei soffermarmi, vale a dire l'andamento complessivo di tutte le squadre nel corso della stagione. È vero che l'Inter ha vissuto 2 mesi di grande difficoltà tra febbraio e marzo, in cui ci ha fatto vedere di essere una squadra in profonda crisi, soprattutto dopo quel derby del 5 febbraio in cui l'Inter ha perso dopo aver dominato per 70 minuti, lì abbiamo visto le vere debolezze, forse anche dello stesso Simone Inzaghi, vale a dire l'incapacità di riuscire a rialzare il morale dopo una partita che sì, avevi dominato, ma che comunque hai perso, e quindi devi cercare di digerirla il prima possibile, di analizzarla il prima possibile, di capire i motivi per i quali non sei riuscito a vincere, a confermare il dominio dei primi 70 minuti. Lì l'Inter ha avuto un crollo però che io credo ha già superato l'Inter con la vittoria della Juventus. Ecco, è stato un po' l'opposto, la vittoria della Juventus rispetto alla sconfitta contro il Milan, non solo per il risultato, ma per come è arrivato. Per cui diciamo che l'Inter ha avuto questa fase qua, ma per il resto della stagione era stata tutto sommato equilibrata. Milan e Napoli invece non hanno avuto una crisi così lunga come l'Inter, però tutte e due dallo scorso agosto ad arrivare all'ultima giornata hanno avuto sempre di tanto in tanto qualche piccolo passo falso, non dei risultati su lunga scala, insomma, negativi, come è successo all'Inter, però anche il Napoli aveva vinto bene contro l'Atalanta, chiamata a vincere in casa con la Fiorentina, perde. Il Milan, primo in classifica, pareggia prima col Bologna, pareggia poi col Torino. Diciamo che non hanno avuto grandi crisi, però sono state meno continue, escludendo marzo e febbraio e marzo, dell'Inter in tutta la stagione. Per cui diciamo che anche questo ci suggerisce che l'Inter effettivamente è una squadra più matura rispetto alle altre due, che sa gestire meglio la pressione in certi casi rispetto a Milano e Napoli.
L'unico punto debole potrebbe essere appunto un'eventuale sconfitta brutta, una prestazione brutta dell'Inter da qui alla fine, perché lì nutriamo dei dubbi sulla capacità di rialzarsi, di rialzare il morale da parte dell'Inter e di Simone Inzaghi, di tutto lo spogliatoio nerazzurro. In vista ci sono delle partite importanti, non solo la Roma in campionato, ma c'è anche la semifinale di ritorno del 19 aprile contro il Milan, per cui quella potrebbe essere una partita da dentro fuori, ovviamente per la Coppa Italia, perché si parte dallo 0-0 dell'andata, ma anche per l'umore. Attenzione, da quella partita l'Inter potrebbe in quella partita l'Inter potrebbe decidere il proprio futuro, anche lo stesso Milan, secondo me di più l'Inter, perché è una squadra che dipende tanto dagli scontri diretti e dai risultati e dalle prestazioni che mostra in certe partite. Per cui secondo me quella può essere la partita chiave in questo finale di stagione. Inutile parlare di favorite, si cambia d'opinione di settimana in settimana, però insomma spero di essere stato il più completo possibile nell'analisi generale di queste ultime settimane, di queste ultime 2 partite, e voglio sapere chiaramente la vostra opinione qui nei commenti. Prima di chiudere vi ricordo che se vi è piaciuto questo contenuto, se vi piacciono i contenuti di Passione Inter, vi potete abbonare tramite il tasto che trovate qui in basso, abbonati, oppure sul nostro sito passioneinter.club. Vi ricordo anche che siamo in diretta tutti i giorni dalle 19:30, per cui fateci sapere la vostra su quello che sta accadendo nell'attualità nerazzurra, nella diretta anche di questo pomeriggio, sempre alle 19:30, e poi vi invito a commentare questo video, chiaramente dandoci la vostra opinione, ma anche con un emoji, il pollice in su. Quindi commentate così se avete visto il video fino a questo punto. E noi ci rivediamo con altri contenuti, sempre qui su Passione Inter.